Benvenuti nel video dedicato alla tasca New. Questa tasca vi dà la possibilità di realizzarla come volete, inserendo i punti sia per il taglio che per il sacchetto tasca. Qui vediamo il modello completo e alla destra vediamo la parte del davanti col taglio, il sacchetto tasca esterno e il sacchetto tasca interno. Ora vi farò vedere come realizzare questa tasca. Prendo come esempio un corpetto base di tipo C, clicco 2 volte, vi ricordo che voi dovete inserire le vostre misure. Io do solo della vestibilità, invita, apro gestione parti, mi trovo il davanti e il dietro. Desidero costruirmi questa tasca sul davanti, quindi seleziono davanti e vado a cliccare tasche. Alla mia sinistra trovo tasca tagliata su bordi new. Clicco 2 volte, mi trovo in questa pagina. Vi ricordo che ci sono 2 video dedicati alle tasche e in quei video, quando arrivavo in questa pagina, alla mia sinistra c'erano già i bottoni che mi davano la possibilità di modificare e spostare i punti. Questa tasca invece devo crearmeli io i punti. Qui in alto c'è scritto quello che bisogna fare. Definizione punti taglio. Inserisci i nuovi punti in ordine orario rispetto al contorno della parte tramite un doppio clic del mouse. Il primo e l'ultimo devono stare sul contorno della parte originale. Tasto Canc per togliere l'ultimo punto, tasto ESC per annullare. Desidero costruire la mia tasca sul fianco e come avete visto all'inizio del video con un taglio arrotondato. Vado a piazzare il primo punto per il taglio come mi viene indicato qui e desidero che si trovi a 3 centimetri dal punto della vita. Quindi clicco il punto della vita. Qui in alto mi vengono indicati i centimetri, mi sposto, ok, a 3 centimetri, faccio il doppio clic. Ecco qua che è comparso il punto T1, che è il primo punto per il taglio. Potrei fare un altro doppio clic all'interno e mi viene indicato con T2. L'ultimo punto devo farlo sul perimetro, però desidero farvi vedere questa tasca semplicemente con 2 punti e tutti e 2 punti si devono trovare sul perimetro. Quindi vado a cancellare il T2 e misuro da T1 un 13 centimetri, un 14 centimetri per l'apertura, faccio doppio clic, ecco qui che ho T1, T2, sono i 2 punti per il taglio. In alto ora mi viene indicato come devo costruire il mio sacchetto tasca. Definizione punti sacchetto. Inserisci i nuovi punti in ordine orario rispetto al contorno della parte tramite un doppio clic del mouse. Il primo e l'ultimo devono stare sul contorno della parte originale. Il primo punto del sacchetto tasca deve essere sempre, in questo caso, al di sopra di T1. Quindi lo mettiamo qui. Il secondo punto lo faccio verso l'interno, ne faccio 3 e l'ultimo punto di nuovo sul contorno. Ecco qua. Ho il mio taglio e sacchetto tasca e alla mia sinistra sono comparsi dei pulsanti che mi danno la possibilità di spostare il punto T1 e il punto T2, che sono quelli del taglio, ma anche la possibilità di spostare i punti del sacchetto tasca. Inoltre io posso modificare anche le linee, le curve di questo sacchetto tasca e anche del taglio, però devo abilitare modo modifica avanzata. Ora vedo che T1, T2 è in blu, quindi vuol dire che è selezionato. Alla mia sinistra mi viene indicato che tipo di curva è una curva a 2 punti.
La tangenza su T1 non è applicata e io seleziono angolo manuale, tangenza su T2 non è applicata e seleziono angolo manuale. Ora vado a modificare l'angolo di T1 e anche il peso. In T1 vado a ruotare l'angolo in senso orario, quindi vado a cliccare sul meno. T2 lascio l'angolo, vado a modificare il peso di T1 e di T2. Ok. Ora vado a modificare anche il mio sacchetto tasca. Seleziono S1, S2. S1 mi dice che la tangenza non è applicata, seleziono angolo manuale, ingrandisco. Anche in questo caso vado a ruotare il mio angolo in senso orario, quindi clicco sul meno. Ok. Do peso, qui in basso vedo il peso, lo porto ad 80. S2 mi dice che è tangente a curva vicina, mi va bene. Aumento solo il peso, seleziono S2 S3, mi dice entrambi che sono tangenti, perciò mi va bene. Vado solo a modificare il peso, poi seleziono S3 S4, S4 non è applicata, seleziono angolo manuale, S3 aumento il peso e S4 anche aumento il peso. Ok, posso modificare anche la posizione dei punti. In questo caso S3 vorrei che fosse più basso. Qui ho la possibilità di spostare S3 con la croce, quindi vado verso il basso. Ok, ho anche la possibilità di spostare il sacchetto tasca utilizzando larghezza e profondità. Con il più, il meno sposto la larghezza e la stessa cosa con il più e il meno la profondità. Se desidero modificare i punti S1 e S4, spostarli, posso usare sempre S1 ed S4 con il più e il meno. Ok, la stessa cosa per il taglio, posso spostare T1 e T2 utilizzando il più e il meno. Quando avete ottenuto la tasca che desiderate, cliccate OK, conferma e nella pagina gestione parti selezioniamo la parte modificata, vi trovate il davanti con il taglio, il sacchetto tasca esterno e il sacchetto tasca interno. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!